Ciao a tutti ragazzi, sono Sara che surfista, anche oggi siamo qui dalla mia casetta a Tarifa, sono appena tornata da lavoro, dalla spiaggia ed oggi con questo video ci terrei a rispondere ad una domanda che mi viene fatta da un sacco di persone. Sara, ma cos'è la tessera ICO? Me la puoi spiegare? Intanto ve la faccio vedere qui in foto. La tessera ICO e quindi i livelli ICO vanno ad indicare a che punto siamo nella progressione con il kitesurf. Innanzitutto vi volevo spiegare un attimo ma cos'è la ICO? La ICO o International Kiteboarding Organization non è altro che un'organizzazione internazionale che regola e standardizza il metodo di insegnamento del kitesurf. Nasce nel 2001 a Cabarete, nella Repubblica Dominicana, forma ogni anno migliaia di istruttori e certifica migliaia e migliaia di nuovi kitesurfisti ogni anno. I centri ICO sono sparsi in più di 60 paesi al mondo. Io anni fa, nel 2013, mi sono certificata ICO proprio per aver modo di lavorare in Europa e nel mondo. Mi sento quindi in dovere di appoggiare e divulgare la loro pratica di insegnamento. Vedo comunque tanta confusione ancora su il fatto se serve, se non serve, se e cosa vogliono dire i vari livelli, quindi è per questo che vorrei spiegarvelo qui. La tessera ICO non è altro che una card, una tessera che ad oggi è tutta online, al tempo era cartacea, tra l'altro ho stracercato quella che avevo io, che ne andavo fierissima, fattami ancora dal mio primo istruttore al lago di Santa Croce a Belluno, e comunque non l'ho trovata, tra i 2000 spostamenti la devo aver persa. In ogni caso ora è tutto online. Comunque sia, la tessera ICO certifica quello che hai fatto nel tuo percorso da kiter e quindi si suppone che se fai un corso di kite presso un centro ICO ti verrà data alla fine del corso attestando il tuo livello. Quelli che vedete non sono altro che i livelli dell'insegnamento del kitesurf. Ogni alunno arriva ad un certo livello e gli viene rilasciata la tessera. A cosa ti servirà? Beh, intanto per farti capire a che livello sei nel tuo percorso da kitesurfer, ma anche ti verrà richiesta nei centri ICO dove andrai eventualmente a noleggiare attrezzatura in giro per il mondo. Se non lo sapessi, vedrai e capirai in seguito, o puoi vederlo in tutti gli altri miei video riguardanti il kitesurf, che il kitesurf, se non lo sai ancora, è uno sport che non si impara in un giorno, infatti ci sono svariati step, passo a passo, da fare durante il corso base. Chi sono io per spiegarti questo? Sono Sara la kitesurfista, faccio ed insegno kitesurf dal 2013 e ho girato il mondo e lavorato in un sacco di centri ICO, sono certificata ICO e ho certificato un sacco di alunni. Non a caso in questo canale trovi un sacco di contenuti riguardanti il mondo del kitesurf e del wingfoil. A proposito, la tessera ICO ti serve anche se in qualche momento nel futuro vorrai diventare istruttore kite e perché no examiner. Questo è il percorso che uno potrebbe eventualmente fare se vuole continuare o fare questa carriera, quindi da qui si deve partire. Con la tessera ICO hai anche accesso ovviamente al portale ICO dove ci sono un sacco di video lezioni, ebook interessanti, l'assicurazione ICO, un sacco di cose importantissime riguardo al mondo del kitesurf, nonché dove anche puoi fare i corsi, dove puoi fare i corsi istruttori, puoi anche lasciare delle recensioni all'istruttore che eventualmente ti ha fatto il corso. Per noi istruttori è strautile per cercare lavoro, anche andare avanti nel percorso e continuare a formarci. Ci tengo a dire che non sono affatto sponsorizzata, anzi è da anni che pago l'iscrizione alla ICO e l'assicurazione e tutto il resto. Andiamo dunque e vediamo un attimo cosa sono questi livelli ICO. I livelli ve li spiego in maniera un po' sbrigativa, però qui c'è il video che avevo fatto tempo fa su cosa si fa esattamente durante un corso base di kitesurf, se volete approfondire. Livello 1, Discovery o scoperta del kitesurf. Da 1A a 1E, basicamente tutto ciò che l'istruttore vi spiega durante il primo giorno del vostro corso base di kitesurf. Spot check, sicurezze, come si arma e disarma l'attrezzatura, come si tiene, come si trasporta e si parcheggia un kite in sicurezza. Check prima di fare lancio, c'è poi il lancio e atterraggio come assistente, poiché sempre per lanciare un kite servirà un assistente, quindi prima si pratica come assistente. Come si controlla il kite con 2 mani e poi anche con una mano. Come si lascia andare la barra, importantissimo, quindi come si potenzia e depotenzia il kite usando questo sistema di trimming che c'è sulla barra. Come si cammina con il kite, si deve praticare anche come si lancia e atterra come pilota del kite. Teoria della finestra di vento, cosa che io farei all'inizio, in realtà come ci si sgancia
il quick release. Self land, questa cosa al punto 1e io non la insegno al primo giorno, come tantissimi altri in realtà. È una manovra un po' pericolosa che si farà in futuro da kiter esperti, a mio parere e a parere di moltissimi altri istruttori ICO. Ultimo 1 è come si disarma il kite e impacchetta il tutto. Livello 2, livello intermedio, intermediate, da 2F a 2I. Qui c'è tutto quello che si fa generalmente tra il secondo e il terzo giorno del corso base, secondo i tempi di ogni persona che cambiano da alunno ad alunno. Si pratica in acqua il controllo del kite, come si entra ed esce dall'acqua in sicurezza, rilancio del kite quando ci cade, body drag downwind e upwind, body drag con la tavola, body drag con power stroke, quindi con il kite un po' in potenza, self rescue, importantissimo. Nel livello 2 c'è introduzione alla right of way, quindi alle precedenze. Io più che introduzione le spiego bene qui, che sono importantissime, soprattutto in spot belli incasinati. Prime messe della tavola ai piedi, come si controlla il kite e come ci si mette la tavola ai piedi, detto anche steady pull. E poi finalmente le prime partenze, quindi il water start. In questo livello sono inclusi anche i primi bordi, ovvero i primi metri che farete normalmente all'asco, e uno stop controllato. Passiamo pure al livello 3, livello indipendente. Da 3J a 3N ci si avvicina finalmente all'indipendenza autonomia, quindi la possibilità di poter noleggiare. Di fatto il 3K rende un kiter abbastanza indipendente, quindi l'andatura di bolina, ovvero l'upwind riding. A questo punto uno può noleggiare proprio perché riesce a navigare serenamente e mai arrivare all'asco, quindi stare di bolina, stare sopravvento. Se alcuni di questi termini non avete idea, vi linko qui anche il video che avevo fatto sullo slang del kitesurf. Con il 3K sei abbastanza arrivato, quindi complimenti. Da qui è tutto abbastanza in discesa, ci sono un sacco di cose da fare, sarà super divertente. Sono cose che puoi continuare a praticare con l'istruttore, ma anche da solo se vuoi. Vai a migliorare un sacco la navigazione, tipo la transizione, i primi jibe, riding two side, nonché l'importantissimo self-rescue, ovvero l'autosalvataggio in caso di emergenza. C'è da dire che nel 3N c'è anche il self-launch, cosa che io personalmente non insegno a questo punto, è una cosa che consiglio di fare e provare in un momento più avanzato del vostro percorso, quindi quando avete fatto già un bel po' di ore in acqua. La trovo una manovra importante che potrebbe essere pericolosa e quindi eviterei. Autolanciarsi in spiaggia non è proprio una cosa saggia da fare se ancora non sei un kiter esperto. Andiamo pure al quarto livello, avanzato o advanced. Da 4.0 in poi ci sono i primi saltini, i salti col grab, jump transition è la transizione col salto, i vari tricks, quindi i vari trucchi che ti avvicineranno poi ad altri stili. Video sugli stili del kitesurf, ce ne sono una marea. Starà un po' a te poi decidere cosa fare. Qui si affina un sacco lo stile e la tecnica del kitesurf. Ride Recovery 4S, questa è una manovra molto avanzata che è meglio praticare con moltissime ore di navigazione. Board Recovery è recuperare la tavola di un amico o di un altro kiter che ha perso. Anche questa c'è da dire che è più facile della Ride Recovery, ma è comunque bene essere kiter esperti per farlo. 4U International Kiteboarding Science, questo è messo qui al 4 avanzato, ma c'è da dire che spesso questi segnali li dico o vengono detti durante il livello Discovery. C'è da dire che mettono qui pure le precedenze, cosa che io in realtà insegno al livello 2, molto importanti. Per quanto riguarda le ultime parti del 4, Equipment, Weather and Tides, quindi tempo e maree e aerodinamica, sono argomentazioni abbastanza ampie e avanzate che ogni persona può assolutamente approfondire anche da sola o chiedere tranquillamente all'istruttore. E poi cosa succede? C'è il livello 5, quindi Evolution, ovvero si avanza veramente con i trick, eventuali big air, kite foiling, wave riding e un sacco di cose divertentissime che si possono fare. Ora c'è pure wing foil, ma quello merita un discorso a sé. Non a caso hanno fondato anche l'organizzazione per il wing foil, la IWO, quindi questo è un discorso a parte. In conclusione vi dico, ma
Ma a cosa ti serve la tessera ICO in realtà? Intanto è figo averla, è personale e attesta il tuo livello. E puoi noleggiare in giro in altri centri certificati ICO. È obbligatorio averla? Realmente no, non è obbligatorio. Te la daranno tutti i centri? Nemmeno, non è detto che il centro sia certificato ICO, ma il tuo istruttore dovrebbe esserlo e ti consiglio, come te l'ho detto già svariate volte, di farlo con un istruttore certificato presso un centro certificato. Ma se così non fosse, non ti preoccupare, puoi sempre farlo in un futuro. Quando vorrai avere la tessera, puoi sempre andare in un centro certificato e farti fare un check e farti certificare. Ci tengo anche a dire che la ICO non è l'unica organizzazione del kitesurf, anzi ci sono un sacco di altre organizzazioni e certificazioni, soprattutto quelle nazionali. In Italia c'è FIV, c'è la XEN, in Spagna per esempio qui c'è la FAV, in Francia c'è un'altra, c'è anche la famosa tedesca VW West. Ce ne sono un sacco, ce ne sono molte altre. Io mi sono certificata ICO perché era un po' la più internazionale e non me ne sono mai pentita. Detto ciò, spero che tutto sia chiaro, ma se avete altri dubbi scrivetelo nei commenti, sarò lietissima di rispondervi. Spero di aver chiarito tutti i dubbi in merito ai livelli ICO. Da Tarifa è tutto, vi mando un abbraccione. Ciao!